Buongiorno a tutti da Mauren's Monkey. Oggi parliamo di consigli utili per poter acquistare l'orologio che desideri. Prima di tutto dovete scegliere la tipologia di orologio che desiderate. Se volete un solo tempo, un classico, uno sportivo, un diver, un crono, uno svegliarino, uno con complicazioni, con calendario, fasi lunari. Quindi il primo obiettivo che dovete porvi è scegliere il modello e la tipologia, le caratteristiche che deve avere l'orologio che desiderate. Seconda cosa fondamentale, dovete valutare attentamente il vostro budget, stilare il vostro budget a disposizione. Terzo punto, dovete cercare di capire con il vostro budget qual è il migliore acquisto che voi possiate fare, quindi analizzare bene cosa offre il mercato rispetto al vostro budget e orientarvi sul nuovo o sull'usato. Di solito con un budget limitato nell'usato potete acquistare anche orologi di un valore intrinseco ben superiore rispetto ai nuovi, quindi anche budget limitati che possono essere 50 euro, 100 euro, 150 euro, 200 euro, 500, 1000, 1500, 2000, a seconda del vostro budget dovete capire qual è il miglior acquisto che potrete fare con quel budget. Quarto punto, una volta che avete ben chiaro il budget, la tipologia di orologio che volete acquistare, dovete rimettervi alla ricerca dell'orologio. Quinto punto, dove cercare il vostro orologio? Bene, internet offre una svariata possibilità per cercare il vostro orologio. In prima istanza potete andare su Chrono24, vedere sia i venditori privati che i commercianti cosa offrono in quel budget. Potete proprio impostare la ricerca inserendo la tipologia e il budget. Stessa cosa potete fare anche su eBay per quanto riguarda sia gli acquisti nuovi che le aste online, quindi iniziare a puntare all'orologio cercando di acquistarlo in asta, idealmente cercando di risparmiare qualcosa. Altre cose dove potete andare a vedere sono i mercatini dei forum, i mercatini dei privati anche su Facebook, su Telegram. Oggi internet è un mondo incredibile, potete trovare davvero di tutto. Potete andare anche alle fiere, ai mercatini, alle aste locali, ci sono davvero una svariata possibilità. Potete andare dai commercianti di usato nelle vostre zone, quindi dovete provare, come abbiamo detto prima, il budget, la tipologia e poi mettervi attivamente alla ricerca. Ora vi darò anche alcuni consigli sulle attenzioni da seguire in caso di acquisto di privati. Un sito web molto utile per gli annunci è Subito, Kijiji, ossia eBay Annunci. Lì, se trovate un venditore delle vostre zone, sarebbe meglio perché sono sconosciuti. Vi consiglio sempre di cercare nelle vostre zone o dove avete possibilità di andare, nelle regioni vicine. Non cercate un orologio se voi state in Sicilia, in Val di Susa e al contrario, perché la distanza potrebbe far incappare in alcune problematiche, persone poco serie e tante altre cose. Vi raccomando, cercate quanto più possibile di non pagare in anticipo su una PostePay con un bonifico persone che non conoscete. Una volta che avete trovato il vostro orologio, dovete osservarlo bene. Guardate lo stato del quadrante, le sfere, fatevi mandare foto del movimento, il fondello, la referenza, lo stato complessivo della cassa, perché a distanza tutti vi diranno sì, è marciante, è funzionante, quindi prendete parte del vostro budget, mettetelo da parte per eventuali riparazioni future. Giunti a questo punto, ponetevi una domanda. Una volta che avete identificato un orologio, l'avete anche trovato, rispecchia tutte le caratteristiche dette prima. Questo è davvero l'orologio che voglio acquistare? È l'orologio che voglio tenere sul polso? Che voglio investire parte del mio denaro per questo orologio? A volte, giunti a questo punto, vi potrebbe sorgere il dubbio. Beh, sai che c'è? A me piace più quell'altro, però non me lo posso permettere. Bene, prendete il vostro budget, mettetelo da parte e aumentatelo col tempo. Come vi dicevo prima, calma. Gli affari, gli acquisti vanno fatti con calma.
se il venditore vi dà fretta, io c'ho un altro interessato, oppure se l'asta scade a breve, non avete tempo per fare le ricerche, passate oltre. Una volta che avete acquistato l'orologio ed è nelle vostre mani, prendete quella parte del budget che avete messo da parte, andate da un orologiaio, fatelo controllare il movimento, se necessita di una revisione, non lesinate, se non va perfettamente, fatelo sistemare. Nell'acquisto degli orologi usati potrebbe capitare, cosa che invece con i nuovi non dovrebbe capitare. Spero che questo video vi sia d'aiuto nell'acquisto degli orologi in futuro. Per qualsiasi domanda aggiungete pure un commento qui sotto, mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto e se non siete iscritti al canale, come vi invito spesso, iscrivetevi al canale. A presto ragazzi!